Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Nel video in cui preparavo la focaccia barese, verso la fine la mangiavo con la parmigiana di melanzane e nei commenti sono arrivate tantissime richieste per un video in cui provavo a realizzare proprio la parmigiana di melanzane e ovviamente potevo dire di no. È per questo che in questo video ritorna la rubrica In cucina con Graziana e in questo video in particolare proverò a cucinare per la prima volta nella mia vita la parmigiana di melanzane da zero, frittura compresa. Ma come sempre, prima di cominciare a sporcarmi le mani e in questo caso anche i capelli, ho un paio di domande per voi per conoscere meglio la storia e delle curiosità sulla parmigiana. Per esempio, secondo voi da dove deriva il termine parmigiana? Dall'antico nome per indicare la frittura? Dall'antico nome per indicare un tipo di finestra? O dall'antico nome per indicare il formaggio? Ebbene, la risposta corretta è quella più improbabile, cioè la lettera B. Infatti, secondo molti, il termine parmigiana deriverebbe dal termine siciliano parmiciana, che indicava la persiana, cioè quel tipo di finestra costituita da una serie di listelli di legno, perché a quanto pare la sovrapposizione dei listelli di legno ricordava molto la sovrapposizione delle melanzane fritte per la preparazione della parmigiana. Secondo altri, invece, il termine deriverebbe da petrociana, che era il termine di origine persiana con cui veniva indicata la melanzana quando fece il suo primo arrivo nell'Europa meridionale, diventando soltanto successivamente mela insana e quindi melanzana. A quale città italiana invece risale la prima testimonianza storica della parmigiana? Napoli, Bari o Torino? La risposta corretta è la lettera A. Infatti la prima testimonianza storica della parmigiana risalirebbe al libro di un cuoco pugliese che però lavorava al servizio di importanti famiglie aristocratiche a Napoli nel Settecento. Sto parlando di Vincenzo Corrado. Bene, ma fatte tutte queste premesse è giunto il momento di preparare la cosiddetta parmigiana di melanzane. Ovviamente diciamo addio alla dieta per un giorno, ma ci sta, va bene, nessun problema. Quindi vado a lavarmi le mani, ci vediamo tra pochissimo. Gli ingredienti di oggi per 6 persone sono 3 melanzane grandi, 4 o 5 uova in base alla loro dimensione, olio per friggere quanto basta, sale quanto basta, farina quanto basta. Per il sugo invece occorre una bottiglia di salsa di pomodoro, olio quanto basta, sale quanto basta, 3-4 foglie di basilico, cipolla quanto basta e acqua quanto basta. Infine, per il condimento della nostra parmigiana ci serviranno mozzarella, mortadella e formaggio grattugiato quanto basta. Cominciate togliendo la parte superiore delle melanzane. Graziana, ma cosa fai con quel coltello? E pelatele. Quindi tagliatele a fettine spesse circa 5 mm. Ecco, proprio così come sto mostrando in camera. Fatto questo, disponete le fettine ben aperte in un piatto fino a quando ne coprirete tutta la superficie. Finito il primo strato, cospargetelo di sale, che permetterà alla melanzana di perdere tutta la sua acqua. E intanto cercate di usare il coltello con più dimestichezza di quanto faccia io. Continuate ad affettare e a disporre le fettine sul piatto creando vari strati e ricordate il sale al termine di ogni strato. Quando avrete finito, risulterà così. Lasciate che la melanzana, a contatto col sale, perda la sua acqua per alcuni minuti e nel frattempo preparate il sugo. Mettete dell'olio in una pentola, quindi aggiungete la cipolla, il sale, il basilico,
e la salsa. Alla fine aggiungete dell'acqua, quanto basta. Quindi mettetelo a cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti. Adesso fate una pausa, magari con un frutto, giusto per tenervi leggeri, in fondo state solo preparando una parmigiana. Dopodiché indossate un grembiule perché è giunto il momento di friggere. La melanzana dovrebbe aver perso la sua acqua, così. Allora prendete un piatto e rompete al suo interno le uova. Quindi mescolatele energicamente con una forchetta. Aggiungete del formaggio alle uova e mescolate tutto. Fatto questo, prendete un altro piatto o un vassoio e metteteci della farina. Quindi passate ogni singola fetta di melanzana nella farina. Vabbè, anche meno volte va bene. Devo sempre esagerare. Adagiate poi la melanzana infarinata nel piatto con le uova e il formaggio. Aiutandovi poi con la forchetta, girate le fettine così che si coprano tutte di uova. Vi ricordo ovviamente che dovete fare questo procedimento per tutte le fettine di melanzana. Preparate l'olio per la frittura. Versatelo in una padella a fuoco medio e aspettate che diventi bollente prima di procedere con la frittura. Cercate di alternare infarinatura e frittura, evitando di infarinare prima tutto e poi friggere tutto, altrimenti la melanzana si seccherà nell'attesa. Piano piano la devi buttare, non veloce, altrimenti schizza tutto. Cola bene l'olio e l'uovo. È potentissimo! È normale. Quando si frigge è così. Ok. Lasciate le fettine nell'olio finché non vedete che i loro bordi saranno diventati dorati. Allora giratele. Come vengono? Dorate. Brava. Mi sento già tutta Profumata. Quando anche l'altro lato sarà diventato dorato, potete tirarle fuori dall'olio e metterci le successive, che avrete infarinato nel frattempo. Le fettine di melanzana fritte dovrebbero venire così. Sta un pochino arrabbiando l'olio. Sono gratis. No. Perché le ricette tradizionali sono tutte super caloriche? Perché sono le più buone. Ma perché proprio quelle tradizionali sono caloriche? Perché prima le cose che non avevano tutte le cose che hanno ora. Di roba integrale. Bene. Sì, di roba integrale, che so, prima era tutto genuino, nel senso l'olio casereccio, quello che si faceva in casa, diciamo. L'olio buono, non c'era olio di semi. Le uova perché c'erano le galline per cui procuravano le uova. Melanzana dell'orso. Allora perché loro solo questo mangiavano, mica mangiavano altre cose. Capito? Cioè, no, dovevano anche sostenerli per tutta la giornata, soprattutto andare in campagna a lavorare. Per esempio, invece di fare la fritta lo puoi fare al forno, che è meno calorica, però non ha, L'originale è fritta. però non ha lo stesso sapore di quella fritta. Non fare male frizzine. Sembra male, questo.
È un campo di battaglia. Ah, È stata combattuta una guerra. Non è una bollente. no. Un altro. Bene, ora bisogna condire. Per prima cosa mettete uno strato di sugo sul fondo della teglia. Quindi fate uno strato con le fettine di melanzana fritte, una accanto all'altra. Finito il primo strato, passate a condirlo con delle fette di mortadella, che a me piace fare a pezzettini, ma potete anche mettere intere. Aggiungete della mozzarella a pezzettini. E poi formaggio. Formaggio. E ancora formaggio. Vi avevo detto che dovevate rinunciare a un giorno di dieta, no? Terminate il primo strato con dell'altro sugo. Quindi proseguite in questo modo facendo vari strati fino a quando le fettine di melanzana sono finite. Tada! Questo dovrebbe essere il risultato finale. Infornate a 200 gradi per circa 30 minuti e non dimenticate di farle fare la crosta sopra. Ed eccola cotta! Quanto è gustosa! Scopriamolo subito! Buona. Buonissima. È una pietanza sostanziosa, non hai bisogno di mangiare nient'altro. Né prima né dopo. Bene, cosa ne pensate allora della mia parmigiana di melanzane? È veramente buonissima, però ovviamente vi ricordo che tendenzialmente in Italia viene consumata come piatto unico durante il pranzo o la cena perché è veramente un piatto sostanzioso. La coppiata ideale sarebbe quella di mangiare la parmigiana con la focaccia, magari la focaccia barese. Quindi se vi siete persi il video o vi siete dimenticati la ricetta, non dimenticate di andarla a recuperare nel video che ho realizzato e che potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione, così potete preparare queste due meraviglie. Come sempre vi ricordo che se seguite la mia ricetta e provate a fare la parmigiana in casa vostra, non dimenticate di scattare una foto, di inviarcela per email o magari condividerla sui social taggando Lernamo, così possiamo ripostarla. Sono veramente curiosa di vedere cosa succede in tutte le parti del mondo con la preparazione di questa ricetta. Invece, se tutto questo cibo vi ha messo molta energia per continuare a studiare qualcosa di più serio in italiano, allora per tutte le altre nostre lezioni di grammatica ma anche di cultura potete andare sul nostro sito www.lernamo.com, dove trovate anche il nostro libro Italiano colloquiale e il nostro corso Italiano in contesto. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!